Ha dimenticato qualche regaletto? Da fare a qualcuno? Bene ragazzi, parliamo di un microfono, di un nuovo microfono da studio. Audibax si chiama AT2020 ed è il clone, ragazzi, è quello che ho scoperto, di un microfono AT2020 dell'Audio-Tecnica, quindi è proprio il clone. Non in tutto ovviamente, sicuramente come materiali non sarà lo stesso e questo ovviamente dobbiamo mettere in cantiere. Però io l'ho preso nonostante le recensioni tutte negative che dicevano che questo microfono emetteva un grosso rumore, un grosso grasso matrimonio greco, così, un rumore veramente insopportabile che non si poteva sentire la propria voce. Ma io l'ho provato, l'ho testato, ragazzi, i rumori non ce ne sono, ho una cosa nell'occhio, come al solito. Quindi vi invito ora a iscrivervi al canale, ovviamente se non l'avete ancora fatto, azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo andiamo all'unboxing, molto bello perché ci sono due versioni, adesso andremo a vedere una, quello che ho preso io, e poi lo sentiremo, ovviamente lo sentiremo, l'avete già sentito in qualche tutorial, si sente bene, la voce è abbastanza presente, poi con ovviamente con le plugin si può tutto migliorare. Andiamo all'unboxing non della scatola ma all'apertura della Ekeso. Andiamo. Andiamo all'apertura della sua valigetta. Infatti ha una bellissima valigetta, ok? Una bellissima valigetta. Ce ne sono due versioni. La prima è con la valigetta, quella che costa 78 rotti, e l'altra invece costa quasi 60 euro senza valigetta. Quindi plastica, non sembra metallo, ma non lo è, tutta plastica, però fa la sua porca figura. Andiamo ad aprire le due due ganascette come cavolo si chiamano e andiamo a aprire la valigetta. Vedete che all'interno della valigetta subito c'è il manuale di istruzioni, quindi diciamo che vabbè, il manuale di istruzioni possiamo mettere via. Questa è la versione con la valigetta, poi ce n'è una versione senza valigetta. Abbiamo il cavetto, ovviamente in dotazione, il cavo XLR, ricordatevi XLR, poi c'è ovviamente l'asticella telescopica che si può alzare, poi la vedremo ovviamente nel dettaglio. Poi abbiamo il ragnetto da poter mettere, ovviamente il nostro microfono non è metallo, tutta plastica ragazzi, ragazzi, 78 euro, quasi 80 quindi. E poi abbiamo l'antipop, loro lo chiamano parabrezza, diciamo la traduzione parabrezza. Poi abbiamo qua sotto diciamo il piedistallo, no? Che va a tenere ovviamente il nostro microfono. Qui dentro non c'è più niente e qua dentro c'è l'uio. Ok, non c'è più niente, no, c'è un, ve l'ho già montato, c'è una vite per poterlo mettere su, cioè che bisogna togliere, poi bisogna mettere una vite metallica, ma io l'ho già messa la vite metallica e non la sto ovviamente a levare, poi ve la faccio vedere. E questo è il microfono, ok, il microfono è lui, vedete che non è neanche tanto brutto, è proprio come quello dell'autotecnica, audiotecnica, uguale identico, in tutto e per tutto, solamente che magari quello dell'autotecnica peserà 6 kg, questo qua non è leggerissimo ma non è neanche pesantissimo, adesso non so quanto pesa, sapete che io poi le cose tecniche lascio è stata una pestata dal telefono sopra, lascio a quelli che fichetti che fanno le cose tecniche, io sono pratico, lo sapete, ormai mi conoscete, quindi vado subito al sodo, lo colleghiamo e sentiamo come si sente, andiamo a montare e vediamo come si sente. Quindi, che dire, andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Chiudiamo la valiggettina, vedete che è molto bella, molto bella, compatta, carina, dai, per 80 euro quasi, ragazzi, non c'è neanche da lamentarsi. Allora, la vite che vi dicevo, adesso ve la faccio vedere, penso che sia, adesso non mi ricordo dove l'ho messa, da qualche parte l'ho messa, ragazzi, porca miseria. Ah, qua dentro, ok.
qua dentro mi sembra che l'abbia messa. Ragazzi, non mi ricordo, c'è una testa che non funziona più ormai, non mi ricordo dove ho messo. C'è una vite metallica da mettere a posto della vite di ferro. Dunque, e non mi ricordo assolutamente, comunque è molto intuitiva. Adesso, ecco qua, eccola qua, eccola qua. E vedete che poi piano piano Gennaro viene al sodo. Qua dentro vedete questa vite metallica qua da oro, vabbè, metallica, boh, non so se è metallica, va al posto di quella di plastica, ok? Svitate quella di plastica e ci mettete questa che trovate nella confezione, quindi niente di che, ok? Per montare il tutto è molto facile, è molto facile. Questa intanto è la stincina periscopica, svitando questa vitina qua, ok, viene fuori, aspetta che la svitiamo tutta, viene fuori ovviamente questa altra asticella che permette di alzare il microfono a seconda delle proprie esigenze. Quindi abbiamo, diciamo, questa comodità, vogliamo chiamarla? Chiamiamola comodataria. E qua si va a invaccare, qua dentro si va a infilare, vedete, ogni tanto viene siciliano, mi piace siciliano. E qua si va a mettere, ovviamente sopra, cercare i buchi, ragazzi, questi sapete, lo sapete, siete più bravi di me a cercare i buchi. Qua la vitiamo, attenzione a mettere sempre diritte queste vitine perché sapete questi, diciamo, ovviamente queste filettature non sono mai. Questa è di metallo, è bello pesante, quindi è bello pesantino, bello pesantino, bello pesantino. Poi non si fa altro che andare a svitare questa rotellona che c'è qua sotto. C'è una rotellona, vedete qua sotto c'è una rotellona, si svita perché qua dentro va infilato il cavetto per poterlo tenerlo. Non so perché una cosa che non mi è piaciuta, ma sicuramente è un errore mio, qua dentro c'è anche un altro pezzo di plastica che va infilato ovviamente in questo buchetto qua. Forse errore mio, ragazzi, non lo so. Questo microfono va infilato qua sopra così. Ecco, scusa, sono stato interrotto come al solito. Allora, dicevo, la scritta davanti perché è direzionale, prende solo 180 gradi, che è una cosa secondo me abbastanza importante perché non prende quello che c'è dietro. È lì, è lì. Ma finirà questa storia, finirà prima o poi, avete visto che finirà. Quindi, cosa dire? Poi, ovviamente, dobbiamo andare a mettere il cavetto qua del microfono. Adesso lo andiamo a mettere. Questo cavetto qua è molto semplice, la sua, diciamo, alloggiamento. Lo mettete, vedete, allo scatto. Perfetto. E non ci ho messo ovviamente la vite. La vite va messa prima. Gennaro. Allora, va messa qua. Ok? Va messa qua. Però, come dicevo prima, non tiene, aspettate un attimo, sentiamo, ok, va avvitata. Ecco, quello che dicevo prima, la cosa forse un po' negativa di questo microfono qual è? La cosa negativa è questa, che essendo che dobbiamo, ovviamente, ecco, anche, no, stringendo, ragazzi, sono io che sono veramente fulminato, niente, stringendo bene questa vitazza di plastica, la scritta non si muove più perché io lo lasciavo mollo, ok? E il microfono ogni tanto girava così, quindi stringendola bene bene, ok? Avete la cosa che non si muove più bene. Qua c'è una vite, che regola ovviamente l'inclinazione del microfono stesso e ovviamente qui si va a mettere questa. Ok, adesso facciamo così, lo passiamo un po', perché sennò ci va a finire negli occhi della telecamera, così, e si va a avvitare qua sopra, molto semplicemente. Allora, ok, fino in fondo. Non si avvita fino in fondo? Perché? Non si sta avvitando. Aspettate che, eccoli. Ok, si è avvitato. Poi lo mettiamo ovviamente con la daglie e lo mettiamo ovviamente sulla scrivania e regoliamo a questo punto l'altezza e fermiamo il tutto e blocchiamo la vite come vogliamo mettercelo, ok?
io lo metto direzionale così, quindi lo mettiamo così e quindi possiamo parlare in questa maniera. Vedete, la basetta va ovviamente poggiata sulla scrivania e siamo a posto. È anche bello da vedere, ovviamente è tutta plastica, ragazzi, non possiamo ovviamente, ok, dobbiamo accontentarci in qualche maniera. Vi raccomando solamente la scritta che sia sempre davanti, se no non si sente un tubazzo. Ecco, l'unica cosa che può succedere che dando un'inclinazione un po' sbagliata, vedete, fa questo gioco qua, però diciamo che ci può stare. Potete anche metterlo un po' così, un po' più basso, forse di cavallo, e così non fa più. Adesso andiamo a collegare e sentiamo la differenza, cioè la differenza con questo microfono. Adesso io ho un microfono agelato dalla scrivania, tanto perché così, tanto per non collegare i lavalier che ho tolto da mezzo. Andiamo a sentire un po' come si sente, sia da vicino, lo metteremo da vicino e poi lo sentiremo anche un po' da, diciamo, un po' distante, per sentire poi con LumaFusion la possibilità di ridurre ovviamente l'effetto eco che c'è nella stanza. Allora, ho collegato il cavetto del microfono e adesso sentiamo la sua presenza. Eccolo, questo è questo qua. Sentite come si sente bene. Non posso parlare tanto forte perché se no ritorno, ma adesso lo allontano, ok, vado a vedere i livelli se sono buoni e parlo così, e adesso andremo a ridurre l'effetto, diciamo, della camera con LumaFusion. Voi lo sentite già com'è e sentiremo ovviamente la resa. Secondo me non è male, la voce è molto chiara e poi sentite che si sente molto bene, molto non c'è rumore, assolutamente non c'è nessun rumore. Io non so questi cosa usavano per controllare diciamo questo microfono, però qui non c'è nessun rumore. Andiamo alle conclusioni. Concludendo, ragazzi, quindi la resa non è male per 80 euro, con tutto il piedistallo, 60 senza diciamo valigetta eccetera eccetera. Poi vi metterò il link, sperando che poi non spariscano. Ragazzi, questo è un po' rischio, no, di Amazon, di questi prodotti qua che sono veramente cinesi, però devo dire che questo a me mi ha soddisfatto proprio, nel senso che sento proprio una buona resa anche da lontano. Adesso forse l'audio di questo video non sarà perfetto perché ho utilizzato un microfono da banco gelato, quindi ci sarà un riverbero della miseria, però l'importante è che abbiate sentito, spero, questo microfono che è veramente ottimo per fare tutorial. Voi lo mettete distante, ok? Fuori anche dal campo della camera e non avete niente addosso, non avete nulla e quindi siete liberi, anche con le mani potete fare gesti, potete fare quello che volete. Bene ragazzi, se è piaciuto questo video, ovviamente condividetelo con i vostri amici che magari interessa un prodotto del genere, anche per iniziare ovviamente a stare su YouTube, e soprattutto vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella se non l'avete ancora fatto per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo ragazzi, cosa devo dirvi? Buon anno a tutti e grazie per il supporto che mi avete dato in tutto il 2023. Ci vediamo nel 2024.